Come sarebbe una vita senza desideri? Una vita in cui apprezziamo le cose che abbiamo e non aspiriamo a nulla di più. Se arrivate da un periodo di forte frustrazione o delusione, riuscite a vederlo come qualcosa di fantastico, di meraviglioso. Ma se la vostra vita sta andando bene, probabilmente vi sembrerà una vita insapore, senza sale. Addirittura una vita sprecata. Voi come la vedete? Pensateci durante la sigla. A tra poco. Volere qualcosa, aspirare al meglio, è una condanna o è proprio la caratteristica delle persone vincenti, delle persone grandi? Vedete, nel buddismo i desideri sono considerati la prima causa della sofferenza. Secondo il Buddha, la sofferenza nasce proprio dall'attaccamento ai desideri. Questi sono intrinseci nella condizione umana, ma si portano dietro sofferenza e dolore. Sia chiaro, Buddha dice che i desideri sono naturali, ma l'attaccamento ad essi è la causa della sofferenza. Per trovare una risposta iniziamo a chiederci quali effetti hanno i desideri nella nostra vita. Potremmo dire che ci spingono ad agire, a muoverci nella direzione di una condizione migliore rispetto a quella precedente. Inoltre sono accompagnati da una piacevole sensazione di euforia, speranza ed entusiasmo. Ma allora perché il Buddha ci mette in guardia da loro? Analizziamo la cosa più a fondo. Chiediamoci da cosa è originato un desiderio. Il desiderio nasce da una tensione tra qualcosa che abbiamo o siamo e qualcosa che vorremmo avere o vorremmo essere. È questa tensione che origina il desiderio. Non possiamo quindi desiderare quello che già abbiamo, ma non possiamo neanche desiderare quello che per noi è inaccessibile. Io non riuscirei a sentire il desiderio di diventare un calciatore professionista, perché questo per me è assolutamente inaccessibile. Deve esserci una visione di qualcosa di meglio per me, ma contemporaneamente devo considerarlo accessibile. Diversamente il desiderio non può nascere o si spegne immediatamente. Capite inoltre che il desiderio si esaurisce nel momento stesso che raggiungo il mio obiettivo, oppure quando mi rendo conto che non ce la faccio a raggiungerlo. In questo caso compare proprio la sofferenza e la delusione, quelle di cui parlava Buddha. E allora, sarebbe meglio evitare di avere desideri? Non possiamo invece prenderci qualche rischio, magari di rimanere un po' frustrati, ma darci la possibilità di fare un salto in avanti in un'ottica di qualità di vita? La questione, vedete, è complessa, è difficile da dipanare. Mettete subito un like se vi sto interessando, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e tra poco cercheremo di trovare delle risposte che sono sicuro vi daranno soddisfazione, ma vi faranno anche riflettere molto su come stiamo vivendo oggi. Per rispondere a questa domanda dobbiamo parlare di evoluzione e di dopamina. La domanda che ci dobbiamo porre adesso è: perché siamo biologicamente programmati per desiderare? Perché l'evoluzione ha previsto questo? Per la sopravvivenza. Se non desiderassimo le cose che ci consentono di sopravvivere, ci saremmo già estinti moltissimi anni fa. Quindi la spinta a desiderare è una funzione o nasce al servizio della necessità di sopravvivenza. Quest'ultima ci fa sentire bene quando proviamo desiderio, poiché questo ci motiva e ci spinge a ricercare e a raggiungere quello che ci servirà proprio per sopravvivere. Oggigiorno, come dice il Buddha, il prezzo di questa nostra attitudine a ricercare il desiderio è che quando il desiderio viene frustrato andiamo appunto incontro alla sofferenza. Se invece raggiungiamo quello che volevamo, sentiamo svanire la piacevole sensazione di desiderio nel momento che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. E quindi andiamo subito a cercare altro da desiderare di nuovo.
e sono i nostri livelli di dopamina i responsabili di questo processo. Oggigiorno non riusciamo spesso a goderci le cose che abbiamo proprio per il fatto che l'esperienza del desiderare è più piacevole del piacere che ci può dare quello che abbiamo ottenuto. E quindi l'oggetto del nostro desiderio non è più il fine, ma diventa il mezzo per provare la piacevole sensazione di desiderare, che è più appagante. Insomma, desideriamo soprattutto desiderare. Più forte è il desiderio, più forte sarà la piacevole sensazione. Ma, e questo è l'altro lato della medaglia, più forte sarà anche la delusione e la sofferenza se non riusciremo a raggiungere quello che avevamo desiderato. E ancora, più forte il desiderio, maggiore il vuoto che rimarrà dentro di noi quando avremo raggiunto invece quello che desideriamo e non avremo più modo di desiderare così intensamente. E quindi come uscire da questa trappola? Se io non desidero più delle cose, ma desidero solo desiderare, allora non è importante cosa desidero, ma di qualcosa ho bisogno, perché non sono in grado di produrre il desiderio dentro di me se non c'è un oggetto di quel desiderio. Per desiderare devo desiderare qualcosa. Ho bisogno insomma di qualcosa che mi accenda il desiderio. Non vi preoccupate, il mercato globale con i suoi spot pubblicitari e tutto il marketing possibile e immaginabile viene assolutamente incontro a questo vostro bisogno, chiaramente a suo vantaggio, è ovvio. Lui vi aiuterà, state tranquilli, a desiderare sempre e sempre di più. Vedete, quando andate a vedere le vetrine nel centro della città o andate su Amazon per vedere le ultime offerte, voi non state facendo altro che andare a cercare qualcosa da desiderare. Andate alla ricerca della vostra dose di desiderio. L'uomo che continua a giocare alle slot machine dietro di voi mentre prendete il caffè al bar non lo fa per il denaro che vorrebbe vincere, lo fa per quella intensa sensazione di desiderio della vittoria che lo attraversa durante il tempo che dedica al gioco. Se state pensando che stia paragonando una persona che acquista compulsivamente a un tossicodipendente o a un ludopatico, sì, esattamente lo stesso meccanismo. Una persona dipendente, pensiamo ad esempio a un fumatore, ha trovato una strategia eccezionale per avere dei desideri durante tutto l'arco della giornata. Per 15, 20, 30 volte durante il giorno lui sente il desiderio della sua sigaretta e questo desiderio si accende ancora prima della sigaretta. Ha trovato un modo per sentire desiderio durante tutto l'arco della sua giornata senza dover fare la fatica di prendere la macchina, andare in centro, trovare parcheggio per poi andare a guardare le vetrine. Ma anche noi, quando usiamo certe applicazioni sullo smartphone, facciamo la medesima cosa. Possiamo inoltre aggiungere che le sigarette, lo smartphone non ci tradiranno mai, non ci deluderanno mai, non ci faranno mai vivere la frustrazione. Ci danno sempre quello che ci promettono. Sembra fantastico, no? Grazie a queste cose abbiamo la possibilità di desiderare tante volte al giorno, senza sforzo, senza rischio di rimanere delusi, e quindi abbiamo una garanzia di piacere per tutta la giornata e per questa generazione anche per tutta la vita. Lo trovate meraviglioso? Ovviamente non lo è, perché se viviamo così non siamo delle persone, siamo dei polli d'allevamento o degli schiavi. Lavoriamo 8-10 ore al giorno per poter avere una disponibilità economica che ci consente di desiderare qualcosa che non ci serve alla sopravvivenza. E ricordatevi che questi meccanismi sono nati in vista della sopravvivenza. Noi continuiamo a lavorare e vogliamo sempre più denaro perché questo ci dà la possibilità di desiderare delle cose. Ma quello che noi vogliamo non sono le cose, ma, penso che l'abbiate capito, è proprio lo stesso desiderare. Inoltre, oltre che spendere del denaro per poter desiderare qualcosa, spendiamo anche un bene ancora più importante, cioè il nostro tempo, davanti a uno schermo di 6 pollici. Tutto perché non vogliamo mai smettere di desiderare. Se avevate l'idea che il desiderio fosse la caratteristica delle persone grandi, delle persone vincenti, guardate come siamo andati a finire, come ci siamo ridotti. Non siamo noi a utilizzare i desideri, ma sono i desideri che guidano la nostra vita.
siamo diventati schiavi del bisogno di desiderare per non sentire uno spiacevole senso di vuoto. Vedete, Buddha non demonizzava il desiderio, demonizzava l'attaccamento al desiderio, perché se ti attacchi adesso sarà lui a condurre la tua vita e tu non sarai più libero. E allora, per concludere, sarebbe meglio rinunciare al desiderio, imparare ad apprezzare le cose che abbiamo, accontentarci di quello che abbiamo e non ambire a nulla di più di quello che abbiamo oggi? Beh, sicuramente sarebbe un'opzione migliore rispetto a quella nella quale la gran parte della popolazione è andata a cadere. Tuttavia c'è la possibilità di usare noi il desiderio anziché farci usare da lui. Per capire come fare dobbiamo conoscere il suo corrispettivo neurobiologico, la dopamina, capire come funziona nel nostro cervello e avere delle strategie adatte per utilizzare il desiderio al servizio della nostra qualità di vita. Sarò felice di realizzare un video su questo se me lo chiederete nei commenti. Vi saluto e vi do un arrivederci al prossimo video. Ciao!